Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami bilancia, tendenze energetiche affettive per la prima parte di febbraio e ragazzi abbiamo la carta del diavolo. Quindi passione, direi. Quando c'è la carta del diavolo in realtà parla sempre di sentimenti molto forti, a volte anche repressi. Sì, parla anche di passioni, passioni molto forti, passioni da istinto animale, per capirci, non romantiche, ecco. E comunque quando c'è il diavolo si parla anche di qualche tipo di condizionamento, ok? Normalmente rappresenta il proprio ego. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un altro video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate i link ad altri video che potrebbero esservi utili, compresi le previsioni semestrali per il 2023. E per quello che riguarda la mia mail, nel caso vogliate contattarmi, è questa qui. Ve la metto qui così potete fare lo screenshot. Ok, allora partiamo con la carta. Ok, con la carta del Papa, il 10 di denari, il 7 di bastoni, un 10 di spade al contrario, un asso di coppe, un re di denari e il 10 di bastoni. Allora, cari amici, il Papa è una carta che parla di cerimonie, di ufficializzazioni, di qualche cosa che viene riconosciuto, diciamo. E poi in effetti qui abbiamo anche un bel 10 di pentacoli, che è la carta per eccellenza della famiglia allargata. Parla anch'essa, come il Papa, di contratti di matrimonio. Quindi ragazzi, per qualcuno qui ci potrebbe essere qualche questione legata al matrimonio o alla famiglia magari acquisita grazie al matrimonio, ok? Però comunque il 10 di denari è una carta molto positiva, è una carta di appagamento, di risultati, anche di aiuti, di compimenti. Quindi è una carta veramente di unione di un gruppo, unione familiare in questo caso. Il 7 di bastoni, ho come l'impressione che qui qualcuno si senta da solo nell'affrontare un certo tipo di questione o di discorso e qui abbiamo questo 10 di spade al contrario. Probabilmente state o dovrete elaborare qualche questione che è da lasciare indietro. C'è un ciclo che dovete chiudere con questo 10 di spade che ancora non state chiudendo. E io credo che questo diavolo sia qui per questo, perché è questo ciclo che vi condiziona. Giustamente avete 7 di bastoni. Il 7 di bastoni è la carta di una persona che va avanti dritto per la sua strada e che non si lascia distrarre. È la carta di chi lotta da solo. Quindi ho come la sensazione che siate in questa fase di sto facendo tutto io, devo portare, sono io che do il tempo, mi dicono, sono io che do un ritmo. Mm? O cose di questo genere, sono io che lavoro, sono io che... è come se sentiste di avere voi sulle vostre spalle questo peso. La sento un po' così, la sento così anche per questo 10 di bastoni che avete qui alla fine, eh? Sono 2 10 tra l'altro. Guardate, c'è anche un bellissimo asso di coppe. L'asso di coppe è una carta molto positiva perché parla di nascite, sia di bambini, ma anche di idee, di progetti, di sentimenti soprattutto. E poi abbiamo questo bellissimo re di denari che, se siete single, potrebbe essere una persona nuova che entra nella vostra vita, o se già siete in una relazione, in un matrimonio, può rappresentare la vostra persona di interesse che in qualche modo è un po' come se diventasse più concreta, più presente.
E difatti poi il 10 di bastoni alla fine della lettura vi consiglia di lasciare andare quello che per voi è un peso, quello che non vi permette di andare avanti. Andiamo a vedere con i mini tarocchi cosa ci dicono più nello specifico, perché comunque anche il re di denari come il 10 di denari sono carte che indicano che qualcuno vi viene in aiuto, parlano di un aiuto esterno, di una persona generosa e anche di proprio un aiuto da un punto di vista economico, eh. Andiamo a vedere il Papa. 2, 6, 6 di spade e 6 di bastoni. Mm. Ho come la sensazione che qualcuno qui si sia dovuto distanziare o abbia intenzione di allontanarsi, di prendere distanza o da un certo tipo di mm, pensiero, diciamo, comune al tipo di società dove si sta vivendo, al tipo di, sì, di persone o comunque di ambiente sociale che si sta vivendo. Possono essere delle idee o credenze inerenti all'infanzia o più semplicemente inerente al matrimonio, alle unioni, ai contratti. Andiamo a vedere il 10 di denari. Sole al contrario e re di coppe. Mm. Allora, il sole, quando è il contrario, mi potrebbe parlare di una certa impulsività. Ehm, e anche immaturità, ragazzi. Però lo sento un po' come se fosse una carta un po' in contrasto con quello che è il Re di Coppe, perché il Re di Coppe in realtà mi parla di una persona che ha raggiunto un certo tipo di maturità emotiva, oppure, ragazzi, vuol dire che in questo momento avete raggiunto un certo tipo di pace, di tranquillità, dove anche magari non vedete che le cose possono evolvere esattamente come volete voi, perché comunque quando c'è solo il contrario è come se le cose non riuscissero ad evolvere, però comunque c'è un buon clima, sento. Il solo al contrario può anche essere il fatto che non arrivino bambini, che ci sia questo matrimonio, quest'unione, questa famiglia comunque felice, però che quello che manchi sia proprio un bimbo. Lo dico perché abbiamo l'asso di coppe dopo. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Abbiamo l'appeso al contrario e un 4 di spade. È come se si sbloccasse qualcosa nel vostro modo di prendervi cura di voi stessi, nel vostro modo di comunicare anche col divino. Il Papa, se non rappresentasse il matrimonio, come vi ho detto prima, potrebbe anche essere una guida spirituale o la vostra presa di consapevolezza di una certa questione. Cioè, allontanandovi da certe idee, riuscite a vedere le cose da un altro punto di vista, perché poi c'è il 6 di bastoni, c'è il successo, c'è il riconoscimento. Andiamo a vedere il 10 di spade. 7 di spade al contrario e l'imperatrice. Sì, ragazzi, secondo me per molte persone ha a che fare con il fatto che non si riesca o ad affrontare un certo tipo di discorso all'interno della coppia, quindi di figli, o proprio non si riesca a rimanere incinta per qualcuno, anche se lo sento veramente per pochissimi questo. È più come se aveste solo voi questo tipo di desiderio per il momento. Se non fosse un figlio, potrebbe essere un progetto, potrebbe essere un'idea, potrebbe essere qualche tipo di questione. Sento legata alla terra, come se fosse un orto, come se fosse un qualche cosa da creare insieme, alla quale voi tenete tanto, ma che è come se, insomma, questo progetto
C'è qualche cosa con il diavolo, questo 10 di spade al contrario e il 7 di spade al contrario che non vi fa espandere. Siccome abbiamo anche un 6 di spade qui c'è un 7 di spade, e quando c'è il diavolo si parla di ego, potrebbe esserci qualche questione di principio che vi siete messi in testa che secondo me vi sta incastrando un pochettino, vi sta facendo fare delle cose che magari normalmente non avreste fatto. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Un altro 5. C'è un'altra spada, ragazzi. 5 di spade. Avete 4, 5, 6 e 7 di spade. 3 di bastoni. Guardate, voi rimanete focalizzati come vi dice il 7 di bastoni, ok? Focalizzatevi su voi stessi, sul prendervi un periodo di riposo, perché comunque il 4 di spade è anche una carta che dice di allontanarsi fisicamente anche molte volte per fare un po' il punto della situazione, per cercare di appunto recuperare anche le energie. E qui vi dirò che questo periodo, questo momento da 7 di bastoni vi servirà per iniziare a vedere al futuro in modo diverso, ragazzi. Avete poi anche un 3 di bastoni, è la carta di qualche cosa che è già iniziato, ok? Andiamo a vedere il re di denari, perché ripeto, il re di denari potrebbe essere una persona, potrebbe essere il vostro divenire. Abbiamo un 7, quante carte? 7 di bastoni, 7 di coppe, cavaliere di bastoni e 10 di spade. Wow! Ho come l'impressione che le carte qua vi vogliano dire non fatevi distrarre dalla marea di possibilità che potrebbero aprirsi davanti a voi. Se siete single, ragazzi, sento che potreste conoscere davvero tante persone e un paio in particolare potrebbero stuzzicarvi, mi viene da dire. Vi dirò, una di queste persone potrebbe veramente iniziare a farvi vedere le cose da un altro punto di vista. Voglio andare a vedere il 10 di bastoni. Wow! Abbiamo il fante di coppe e il 9 di denari, decisamente. Il fante di coppe, beh, fate attenzione quando c'è un fante di coppe, perché normalmente le promesse che fa il fante di coppe sono un po' così, promesse fatte nel momento dell'entusiasmo. Però comunque, guardate, avete poi un 9 di pentacoli, che è una carta di amor proprio, è una carta anche di gravidanza, ok? Nel caso siate in quel piccolo gruppo che non, insomma, che non riesce effettivamente poi a metà gennaio, scusate, a metà febbraio c'è qualche cosa che si smuove, può essere che San Valentino, ok, faccia il suo lavoro, insomma. Però ragazzi, ho come la sensazione che questa persona che incontrerete sarà veramente una persona che potrà dare la svolta, ehm, non tanto alla vostra vita, ma al vostro modo di amare voi stessi. Perché qui quando c'è il diavolo è un qualche tipo di tossicità, ok? E io la sento qui con il 10 di spade al contrario, perché siete voi che non volete lasciare andare qualche tema del passato. E invece sì, perché nel momento in cui riuscite a fare questo taglio, inizia questa nuova relazione, che direi potrebbe anche, insomma, essere molto positiva. Ripeto, valutate con il 7 di coppe e il 7 di spade qui, valutate sempre bene quali in effetti possono essere delle possibilità concrete o che cosa invece vi viene detto solo per come vi posso spiegare? Per far colpo. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo e poi una carta delle fatine. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che scrivono i commenti, io li leggo sempre, mi fa sempre molto piacere leggerli. Non ho più tanto tempo di rispondere, però se ci fosse poi eventualmente la necessità potrei fare un video e rispondere ai commenti, insomma, che hanno bisogno di una risposta.
Ringrazio anche tutte le persone che comunque mettono like, che condividono, che sostengono il canale, anche per le donazioni, grazie a tutti. Andiamo a vedere un oracolo. Un bivio. Carta numero 13, che tra l'altro è lo stesso numero della carta della morte. E qui ragazzi è un po' come se vi dicessero che a un certo punto bisogna effettuare quella scelta. Taglio o non taglio? Lascio andare questa storia o non lascio andare questa storia? È superato questo problema all'interno della coppia? Posso dimenticarmelo? E poi abbiamo a dire il vero. E qui arriva il 7 di spade. Perché ho come la sensazione che dobbiate iniziare a essere un po' più onesti con voi stessi. Ripeto, quando c'è la carta del diavolo si parla sempre di ego, ok? Quindi l'ego è quella parte di noi che ha bisogno di dimostrare qualche cosa, di dimostrare che valiamo, no? Una volta che ci rendiamo conto che quello è l'ego, ok? Che non siamo noi, che è quella cosa lì che ci intrappola, perché magari poi per dimostrare che valiamo ci infiliamo in delle situazioni di cui fondamentalmente non ci interessa, diversamente non ci sarebbe interessato niente. Quindi molte volte facciamo delle cose solo perché abbiamo bisogno di dimostrare. Però una volta che ci stacchiamo da questo bisogno, nel senso che alla fine della fiera non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, noi siamo come siamo, punto. Molti atteggiamenti, molte schiavitù, molte azioni che abbiamo fatto fino a questo momento potrebbero, da questo momento in poi, diciamo, sembrarci senza senso. E quindi è, a dire il vero, mi tolgo la maschera, non è una cosa che mi interessa, non è quello che voglio io, non è quello che sento io. Guardate, e tra l'altro questo è un 7, questo è un 14, che è un numero, è il doppio di 7. Qualcuno qui deve togliersi una maschera. Riguardando la lettura, ho come la sensazione che qualcuno stia in qualche tipo di questione o di ruolo familiare, però forse non siete poi così soddisfatti. E si tratta di togliervi la maschera e dire: ma è veramente quello che mi rende felice? O è semplicemente perché ho bisogno di questa cosa qua o di questa persona qua perché mi fa sentire in un certo modo? Colma quel mio vuoto che io da solo o da sola non sono in grado di colmare? Ok, andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. E per te che sei rimasto fino a questo momento del video, visto che febbraio è il mese dell'amore, ci sarà in promozione fino al 28 di febbraio la lettura appunto sull'amore, nel caso fossi in una relazione, e invece nel caso fossi single, ho in promozione la lettura sulla prossima fiamma. Quindi andiamo a vedere come sarà la prossima persona, insomma, che incontrerai, dove magari potresti incontrarla e cose di questo genere. Quindi nel caso siete interessati alla lettura potete contattarmi sempre alla mail che vedete qui. Andiamo a vedere ancora una fattina. Ascolto, wow. E anche questa la sento collegata con questa, perché si tratta di ascoltare se stessi, come vi dicevo prima, perché voglio fare questa cosa, cos'è che mi muove in questa direzione? È un desiderio mio o è solo un desiderio di far vedere a qualcun altro che ci tengo o di soddisfare le aspettative di qualcun altro? E poi sì, comunque ascolto anche da parte, cioè nei confronti dell'altra persona, che non vuol dire sentire con le orecchie, ma vuol dire ascoltare col cuore, cioè dare il tempo all'altra persona di esprimersi senza parlarsi uno sopra l'altro e, e cercare di essere un po' empatici, cercare di capire perché l'altra persona magari si sente così, insomma. Bene, cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata di ispirazione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!